In questo video ti parlo di questo microfono. In realtà il microfono è questo, ovvero il Joby Wavo Air. Un microfono che ho comprato, ti dico la verità, per sfizio, pagato pochissimo, ti lascio il link in descrizione, e suona, come stai sentendo, da paura. Guarda questo video fino alla fine perché ti faccio vedere tutti i casi d'uso e sono convinto che non potrai fare a meno di acquistarlo anche tu. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi ti parlo di questo microfono wireless che ha due trasmettitori, come hai visto dall'unboxing, e un ricevitore. Il ricevitore è montato sulla macchina fotografica, quindi tu stai sentendo l'audio che dal microfono arriva wireless alla macchina fotografica e viene registrato. Quindi è un audio che di qualità sicuramente peggiore rispetto a microfoni super costosi che passano attraverso schede audio, registratori digitali e vengono equalizzati a parte per poi essere montati all'interno del video. Ma se fai vlog, se fai anche podcast, se fai video per YouTube e hai bisogno di un microfono wireless, io ti consiglio assolutamente questi Joby Wavo Air perché sono pazzeschi, costano meno di pochissimo, veramente meno di pochissimo, e suonano da paura. Io sono convinto che sarà difficile per te arrivare alla fine del video senza averli acquistati. Anzi, fammi sapere, facciamo un gioco. Fammi sapere a che minuto del video hai deciso di acquistarli. Il link è in descrizione, quindi se vuoi comprarli, magari fammi il favore di comprarli dal link, perché io ci guadagno uno spicciolino e mantengo su la baracca. A te non costa niente in più. Grazie. Allora, dicevamo, torniamo a noi. Questo sistema ha due trasmettitori e un ricevitore. Il trasmettitore, ti parlo prima di tutti i pro e poi ti racconto l'unico contro, anzi gli unici due contro che ho trovato. Innanzitutto questo microfono l'ho comprato con i miei soldi, ti metto qui uno screenshot dove ti faccio vedere che ne ho acquistati addirittura due set. Due set! Perché il primo l'ho pagato 29 euro, il secondo ho visto che era sceso a 20 euro e non ho potuto fare a meno che comprarne un secondo set. Lo so. Lo so, è contro i miei principi, però non ho potuto farne a meno perché è davvero incredibile. E se io ho fatto questa sciocchezza, sono sicuro che tu almeno una coppia le comprerai. Comunque, ti dicevo, arriviamo ai pro. Allora,
Innanzitutto è semplicissimo da utilizzare. Si connette, i trasmettitori si connettono al ricevitore in maniera velocissima. È super semplice da utilizzare perché lo ricarichi tramite porta USB-C e qui hai soltanto il volume più e meno. Non è 32 bit floating point e 24 bit, ma chi se ne frega, regoli il volume. Io in questo momento sto vedendo il volume sullo schermo della mia schermo esterno della fotocamera, ho regolato il volume e vai, basta, fine. Quindi tu puoi sia utilizzare il microfono che c'è su entrambi i trasmettitori, che è quello che sto usando io in questo momento, sia, come vedi qui e come hai visto nell'unboxing, c'è una piccola porticina alla quale puoi montare il microfono lavalier che esce dalla confezione. Ci sono 2 trasmettitori e 2 microfoni lavalier. Ok, ma ti escono anche un sacco di altre cose che fra un po' ti faccio vedere. Come sto usando io questo microfono? Semplicemente ho acquistato questo... Te lo faccio vedere. Questo qui, che è un supporto universale tipo quello della Rode, ma costa 2 lire, veramente 2 lire. Tra l'altro, guarda, qui sotto, non so se lo riesci a vedere, e qui c'ha la possibilità di essere montato anche su un qualsiasi treppiedi o altro. È bellissimo e costa 13 euro, tipo una cosa del genere. È quasi universale. Come vedi, questo è montato un po'... però resta fermo, quindi va benissimo così. E quindi ti dicevo, in questo modo tu hai una sorta di Rode, come si chiama? Il microfono della Rode, quello lì Interview Pro, mi pare si chiami. Ecco, ce l'hai a costo veramente quasi un quinto, un decimo, una cosa del genere, forse un decimo, perché quello dovrebbe costare intorno ai 2,50 se non ricordo male. Adesso però voglio farti ascoltare, oltre a questa posizione qui, che secondo me è quella che suona meglio, perché qualsiasi microfono più è vicino alla fonte sonora, fermo restando l'antipop, fermo restando la giusta posizione, eccetera, eccetera, meglio suona, ovviamente. Però non è detto che tu voglia tenere il microfono così, magari lo vuoi tenere qui, oppure vuoi usare il lavalier, quindi proviamo tutti i casi d'uso. Quindi adesso spengo questo microfono, accendo quest'altro e lo metto qui con la collana che ti ho fatto vedere nell'unboxing, magnetica, e proviamo a sentire come suona. Resta lì, ci metto un secondo. Ok, allora, in questo momento, come senti il microfono, regoliamolo un attimo, è più lontano rispetto alla posizione che avevo prima e sta suonando. Proviamo a... boh, teniamolo più o meno così, ecco. Ok, allora sta suonando da qui, quindi dalla cavità toracica. Poi regolerò in post-produzione l'audio in modo da farti avere un volume uniforme, però quello che a me interessa è farti sentire come suona questo microfono quando non è più qui vicino alla bocca, ma è nella posizione sternale, quella che più o meno tutti potrebbero utilizzare, tutti quelli che non utilizzano il microfono lavalier che tra un po' utilizzerò. Questo microfono è un microfono omnidirezionale, come la maggior parte dei microfoni wireless o dei microfoni lavalier, perché anche questo è omnidirezionale. Che cosa vuol dire omnidirezionale? Che prende tutto ciò che c'è intorno, quindi in ambienti particolarmente rumorosi i microfoni wireless in generale, che tu scelga Joby, che tu scelga Rode, che tu scelga DJI o qualunque altro, sono tutti simili, quindi sono tutti in teoria non utilizzabili in ambienti non acusticamente trattati. Certo, ogni microfono ha il noise reduction, eccetera, ti sconsiglio di usarli perché tagliano veramente tantissimo la voce. Puliscono l'audio ma tagliano la voce, quindi ti consiglio di non usare mai il loro noise gate, il cut, il filtro che c'hanno, ma di fare tutto in post-produzione sul computer, in modo che hai un controllo maggiore. Comunque dicevamo, omnidirezionale come tutti i microfoni, anche il microfono che esce in dotazione, il microfono lavalier, è omnidirezionale come la maggior parte dei microfoni lavalier che ci sono in commercio, quindi è uguale a tutti gli altri. Lo stai sentendo in questa posizione, ok? Fra un po' ti faccio sentire quest'altra posizione, ok? Quindi apriamo, io l'ho usato soltanto in test, poi l'ho richiuso, ok? Ti faccio sentire quest'ultima posizione, quindi con il trasmettitore, lo metto da qualche parte, me lo metto qui nel jeans e attacco questo in posizione più o meno sternale. Io ho il problema della barba e quindi non posso mettere qui il microfono lavalier perché sentiresti
che è la barba che struscia sul microfono. Quindi purtroppo non posso farlo, ma se tu non hai la barba, la attacchi qui al colletto della t-shirt, della camicia, e senti un suono ancora migliore rispetto a quello che sentirò io. Ok? Quindi dammi soltanto un secondo e facciamo quest'altro test. Ok, allora, provo a metterlo così perché mi dà noia, insomma, dover farlo passare da dentro, insomma, diventa più complicato. Nel frattempo mi sono spettinato tutta la barba. Allora, adesso stai sentendo la mia voce che viene da qui. Esatto. Ok, quindi ho semplicemente collegato il trasmettitore che in automatico, nel momento in cui colleghi questo, prende il suono da qui. Ovviamente, essendo universale, tu gli puoi collegare qualsiasi tipo di microfono lavalier, anche un po' più costoso, anche un po' più performante. Ok? Queste sono le tre modalità che io credo tu possa utilizzare. Quindi c'è quella sul microfono qui, cioè tipo microfono da intervistatore, ed è utile perché essendo omnidirezionale, quando sposti non si sente una differenza notevole di suono perché comunque il microfono prende tutto intorno. Poi ti ho fatto sentire quella sternale grazie alla collanina, abbastanza piccola, è abbastanza enorme, e poi questa posizione qui con il microfono lavalier. Torniamo alla prima posizione, che è quella che mi piace di più, così ti racconto anche i due contro che ho trovato in questo tipo di microfono. Prova, prova. Ok. Allora, come hai visto, passare da un microfono all'altro è un attimo. È veramente un gioco. Ovviamente possono essere anche tutti e due collegati. Ok? Quindi non hai nessun tipo di problema. Io sono una sola persona, quindi preferisco spegnerne uno, accendere l'altro, ma tu non farti nessun tipo di problema. Allora, quali sono i due contro che io ho riscontrato? Allora, il primo è che i trasmettitori sono giganteschi. Giganteschi. Quasi quanto forse quelli della Rode. Ok? E siccome tu hai anche la clip, potresti attaccarti questo direttamente qui. La clip è questa, per capirci. Perdona se hai sentito rumore. Quindi io con quella clip potevo attaccarlo qui, non l'ho fatto sempre per la questione barba. Comunque questi cosi qui sono giganteschi. Quindi questo è il primo contro, ma per 20 euro io penso che possiamo perdonare il signor Joby, ok? Tra l'altro, connesso al fatto della grandezza, c'è la bruttezza del colore rosso e nero. Io avrei preferito che fosse totalmente nero. Anche la scritta Joby bianca, penso che la cancellerò con un pennarello nero in modo che si vede tutto nero. Non so se riuscirò anche a rendere questo rosso nero, in modo da farlo uniforme. Non so, ci giocherò un po' comunque perché avendone acquistato un altro set, questo primo set qui penso che ci giocherò parecchio per personalizzarlo. Quindi sicuramente toglierò la scritta Joby in qualche modo e proverò a capire se questo rosso può diventare nero. Almeno di un unico colore, è un po' più carino, anche se resta la grandezza. Non è pesantissimo perché non ha display, non ha altro, va bene, però è troppo grande. La seconda criticità è che questo lavalier, te ne sarai accorto anche tu, è un lavalier abbastanza economico. Quindi, certo, per 20 euro ti danno anche due lavalier, ma che vuoi di più? Però sicuramente farò un test comprando un lavalier decente, che può essere della Rode, della Sennheiser o della Shure, insomma adesso vedo. Comprerò un lavalier decente, di buona qualità, intorno ai 100 euro penso più o meno, e lo proverò per vedere come cambia il suono, e ovviamente cambia. Però ti dico la verità, a me sono finiti i contro. A me questo microfono mi fa impazzire, è veramente fantastico. Se non l'avessi ritenuto fantastico non sarei stato così pazzo da comprarne un secondo kit. Certo, per 20 euro alla fine, cioè che ci fai con 20 euro oggi, no? Il costo della vita è aumentato così tanto che 20 euro sono quasi niente, quindi comprare un kit del genere per 20 euro non ho resistito, mea culpa, non ho resistito. Bene, io ti lascio il link in descrizione, ti rinnovo l'invito, fammi sapere a che minuto di questo video hai deciso di comprare questi microfoni e ti chiedo la cortesia di farlo dal mio link perché tu non ci perdi nulla, paghi lo stesso, però io guadagno uno spicciolino, veramente uno spicciolino, che però può essere utile per il mio canale.
Allora, fammi sapere che cosa ne pensi di questo microfono. Magari a te non piace per niente. Dici, Ale, no, mi fa schifo, proprio pessimo. Fammelo sapere. Hai visto nell'unboxing escono un sacco di altre cose, cavi. Io l'ho attaccato adesso alla fotocamera, ma c'è il cavetto per collegarlo anche al telefono, quindi puoi usarlo anche sullo smartphone. Puoi farci di tutto, ci sono un sacco di accessori e c'è un kit a parte di accessori che però costa più del microfono. Quindi ho pagato il primo kit 29 euro, il secondo 20 euro, mi pare il kit di accessori costa 26 euro. No, non ha senso. Va bene, mi sono dilungato anche troppo, però ci tenevo a farti sentire questi microfoni perché credo siano pazzeschi. Per il prezzo che costano, sono pazzeschi. Va bene? Fammi sapere tue nei commenti qui sotto e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!